Una qualsivoglia esegesi o glossa, la cui forma comunicativa si giovi di una foggia volutamente e smisuratamente convoluta nella forma stilistico-espressiva, con ogni probabilità si evincerà, seppur eccellente nell'aspetto estetico, dal punto di vista della pura efficacia comunicativa, un totale e incomprensibile, orrendo casino. O in parole povere, per spiegare bene è meglio parlare facile. Ma come mai non lo facciamo sempre? Allora, non è che parlare bene o parlare in modo forbito o ricco vada sempre male, al contrario, ci sono dei momenti in cui è assolutamente necessario. Per esempio, provate a pensare, che ne so, aree professionali, convention di biologi, ok? Che devono commentare i risultati di una ricerca. Ovviamente lo faranno usando quello che si chiama gergo tecnico, appunto, cioè delle parole estremamente precise, estremamente specifiche, che il linguaggio corrente non può convogliare. E quindi va bene. Altro esempio. In caso di sovradosaggio può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile con conseguente insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia. Cioè se ne prendi tanto muori, male. Okay. Tutti esempi veri. Oppure, questo è bello. Visto il decreto dei ministri in materia di contenimento e delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza allo scopo di ridurre al minimo possibile l'afflusso del pubblico e di limitare le situazioni suscettibili di esporre l'utenza ed il personale operante a situazioni di contagio, si dispone con effetto immediato che l'attività di ricezione degli uffici di polizia amministrativa, della questura e dei commissariati tutti, sezionali e distaccati, ivi compreso l'ufficio passaporti, sia limitata alle sole istanze riguardanti situazioni in cui il rilascio della licenza o del passaporto sia motivato dalla sussistenza di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazioni di necessità che l'interessato dovrà documentare. C'è il Covid. Facciamo il telefono? Questo era. Grazie. Allora, come mai non lo facciamo sempre? Ok, questa cosa del parlare come si mangia. Sicuramente c'è dell'abitudine, siamo abituati a farlo, che in certi contesti si parla così. Però secondo me non è solamente quello, c'è dell'altro. Il primo impatto con la comunicazione, tra virgolette, accademica l'ho avuta il primo anno di università, quando sono andato a studiare e ho scelto come primo esame geografia, perché sembrava facile, tipo impara le regioni. Non era così, era molto più difficile. E ho passato settimane a tradurre, capoverso per capoverso, dall'italiano all'italiano, il libro che dovevo studiare per l'esame. Ovviamente mi hanno bocciato, però questo era abbastanza ovvio. Però mi sono chiesto come mai queste frasi che erano incredibilmente convolute, arrotolate, sono state scelte invece di usare un linguaggio assolutamente capace di trasmettere gli stessi messaggi, ma più facile. E ho pensato che probabilmente c'entra qualcosa col narcisismo. E ci arrivo. Nel senso che noi, fin dalle medie, forse prima, non lo so, però ci insegnano che il linguaggio deve essere ricco, il vocabolario deve essere ampio, e ci sta, c'è un momento in cui usarlo. Il più banale dei temi, se scritto in modo molto complicato alle medie, l'abbiamo fatto tutti, prende un voto migliore, è premiante quella roba lì, ok? E quindi cresciamo facendo un'associazione pericolosissima, ma è incredibilmente diffusa, cioè se devo essere autorevole, se devo suonare autorevole, devo parlare difficile. E quello c'entra più che altro con la figura che abbiamo paura di fare o non fare noi davanti alle persone, ma si dimentica di un dettaglio importantissimo, che la comunicazione si fa in due, ok? O in tanti. Però tendenzialmente se io lancio un messaggio e quel messaggio non supera la prova della decodifica da parte del ricevente, questo era un parolone, però era per dire se parlo e qualcuno, anzi nessuno capisce, non è efficace comunicazione, ok? È un fallimento. Ma c'è dell'altro ancora, cioè che quando ci insegnano a usare determinato linguaggio, cioè a usare un linguaggio aulico, alto, forbito, ricco, eccetera, non ci insegnano quando usarlo. Perché, lo ripeto,
è assolutamente fondamentale saper parlare molto bene a seconda dell'occasione, ma a seconda dell'occasione. Per esempio, io a un certo punto della mia vita mi sono trovato a fare il prof di italiano, con i ragazzi dell'età liceo, in realtà un professionale, ok? E mi sono trovato a spiegare determinati temi, argomenti dell'italiano a un pubblico particolarmente restio, nel senso che loro erano in quella scuola per imparare a fare i baristi, a fare i panettieri, a fare i cuochi, che va benissimo, ok? Non gliene importava nulla delle materie scolastiche. E mi sono trovato davanti a questo problema qua, cioè spiegare cose che potevano essere complicate cercando di rendere il più facile possibile, interessanti, ok? Che è quello che siamo abituati a fare in realtà quotidianamente, solo che non ci facciamo caso. Perché noi umani, tutti, siamo delle macchine di comunicazione. Cioè, riusciamo a capire molto bene e in pochissimo tempo che abbiamo davanti. Provate a pensare nella vita di tutti i giorni, no? Andate a fare la spesa e parlate con un commesso. Parlate con il vostro partner quando arrivate a casa. Parlate con la vostra datrice di lavoro. Usate sempre dei registri diversi. Ovviamente, a meno che non siate inquietantemente affettuosi con i commessi, però questo vuol dire che noi siamo capaci di farlo, semplicemente non lo facciamo per una scelta più o meno consapevole. Ci dimentichiamo di metterci sulla stessa frequenza di chi ci sta parlando, o meglio, di chi ci sta ascoltando, e viceversa in realtà. Facciamo fatica a metterci sullo stesso piano ogni tanto. Dicevo, quando mi sono trovato a fare il prof e dovevo spiegare cose difficili, uno dei primi grandi ostacoli è stato, non mi ricordo perché, eravamo in quella parte del programma, spiegare il concetto di analessi e prolessi, che poi è flashback, flash forward, o banalmente quando la narrazione va indietro oppure va avanti. Okay? Spiegarlo applicato a un testo classico, cioè l'analessi e la prolessi, applicato su un testo già complicato di per sé, che il mio allievo non leggerà mai nella vita e che non gliene frega niente, e chi sono io per giudicarlo d'altra parte, per questa sua scelta va benissimo così, non ha senso. È molto più facile, per esempio, ma è un esempio, non è una genialata, semplicemente chiedergli, per esempio, di raccontarmi il suo sabato sera. Cosa hai fatto sabato sera? E poi fargli notare che, mentre mi raccontava il sabato sera e mi ha raccontato dove ha conosciuto, ad esempio, anni prima gli amici con cui è uscito, ha fatto delle analessi, ha fatto dei flashback. E che quando mi ha detto come cercherà di conquistare la sua amata sabato prossimo, non ha detto proprio amata, però era quello che aveva il significato, ha usato una prolessi, ok? E che il flashback e il flash forward sono assolutamente presenti in un sacco di racconti, un sacco di letteratura naturalmente, ma anche nel cinema, anche in Fast and Furious, è pieno, ok? E quella roba lì se la ricorda. Quindi il discorso qual è? Che se noi perdessimo la paura di fare una figuraccia senza usare le parolone, cioè se tutti quelli che si trovano a dover insegnare delle cose, in realtà, perdessero il timore di non suonare autorevoli per il fatto di non usare certo tipo di linguaggio, secondo me ne guadagneremo tutti, perché per ora l'umanità è un po' come se destinasse parte della propria cultura a tenerla in un caveau, coperta da un muro di complicazioni artificiali, in realtà, ok? Non è molto democratico. Non è alla portata di tutti, e questo è un peccato secondo me, in generale. Poi c'è anche il fatto che naturalmente un paziente che va dal medico ha una gran voglia, un gran bisogno di capire perfettamente quello che sta sentendo, magari anche preoccupato, giustamente. E oggi in Italia il percorso di medicina non prevede una branca destinata alla comunicazione per i medici. Cioè, se un medico ha un buon tutor del suo corso che gli spiega quella che è la sua esperienza personale sul come si dicono certe cose, bene, se no sta alla sua buona volontà. Ed è un peccato anche questo. Ma anche per i normali cittadini, cioè tutti noi che a un certo punto dobbiamo fare un incidente con le istituzioni, ci perdiamo, affoghiamo in un mare di burocratese senza capire una mazza, quando le cose sono potenzialmente molto facili, si possono rendere davvero in 2 righe. Per cui, tutta questa roba che ci ho messo più o meno 10 minuti a dirvi, in realtà riassumendo molto di più si potrebbe dire, secondo me, è molto meglio parlare facile. Grazie.